libertà è una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Buonasera a tutti, siamo alla 32esima puntata di Presenta il tuo libro e stasera abbiamo Ines Curzio che è venuta qui per presentarci un libro che si chiama Il marchio dei Vaunir. Senti Ines, aspetta, mostracelo prima tu, dai, il libro e poi... Bene, allora vi mostro le due edizioni de Il marchio dei Vaunir. La prima è questa e la seconda è questa, quindi ci sono due copertine differenti che poi sicuramente vedrete meglio in immagine, ma sono lo stesso romanzo pubblicato, diciamo, semplicemente tramite due piattaforme diverse, quindi cambia la copertina, cambiano alcuni formati, ma il contenuto è assolutamente lo stesso. Si trova in cartaceo e in digitale su Amazon e nei principali store online e anche in versione narrata, quindi audiolibro, sempre disponibile sui principali store di audiolibri in internet e niente, appunto il romanzo, come vedete, ha sempre lo stesso titolo, ecco qua. Cambia proprio leggermente solo il formato e anzi presto sarà disponibile anche in inglese e spagnolo, quindi insomma. Ines, di cosa parla questo romanzo? Allora, il marchio dei Vaunir fondamentalmente è un romanzo epic fantasy, quindi cominciamo col dire che siamo nel genere fantasy, però con delle particolarità, ecco. Non è il classico romanzo fantasy in cui, non so, ci sono mondi sconosciuti, inventati, lingue inventate. Qui cerchiamo di parlare della nostra storia passata quasi come se fossimo in un romanzo storico, in realtà, più che in un romanzo fantasy, perché si basa sulla nostra mitologia antica. Parto semplicemente con il fare un esempio. Pensiamo a due superpotenze nemiche. Una vuole la supremazia e il controllo assoluto e l'altra invece si batte per l'ordine e la libertà. Una vuole schiavizzare e quindi controllare attraverso questo governo di supremazia le masse, l'altro vorrebbe cercare di liberarlo dalla schiavitù e renderlo una civiltà libera. In tutto questo naturalmente ci sono conflitti che coinvolgono le due fazioni e insomma guerre con armi tecnologiche e raccontato così si potrebbe pensare insomma o a un romanzo diciamo sul nostro presente, ecco, perché lo stiamo vivendo sulla nostra pelle, oppure a un romanzo distopico. E invece il fulcro è questo, è un qualcosa che è già avvenuto migliaia di anni fa. E di questo ne abbiamo testimonianza proprio nei miti del nostro passato, nelle leggende, nelle storie che accomunano da Oriente a Occidente tutto il mondo e che probabilmente costituiscono delle verità che l'umanità ancora non ha ben compreso e soprattutto di cui continua a pagare le conseguenze ancora oggi. Il marchio dei Vaunir si basa su questo, su queste storie, reinterpretandole e spalancando le porte, diciamo, ad un universo che potrebbe sembrare immaginazione, ma in cui in realtà il mito e la realtà diventano un viaggio presente, reale, ed è quello che poi succede appunto ai personaggi della storia che vengono coinvolti all'interno di queste vicende di complotti, di guerre, di tradimenti, di lotte tra casati, dinastie e soprattutto tra divinità.
e queste divinità nel corso della storia scopriamo chi sono, perché come dico io sempre nello spot del romanzo, il marchio dei Vaunir è un'avventura in cui le leggende non sono leggende, la magia non è magia e gli dei non sono dei. Senti Ines, e come sei arrivata a scrivere questo romanzo? Da che esperienze sei partita? Tue personali che ti hanno portato poi a narrare questa storia in cui mi ci ritrovo tantissimo, eh. Sì, io sono anni che mi occupo di studi e ricerche nell'ambito del paleocontatto, della reinterpretazione dei miti, dell'archeologia di confine, chiamiamola così, ma in realtà è poi una disciplina con i suoi fondamenti. Ecco, l'archeologia di confine, come tu anche saprai benissimo, ci mette di fronte a dei misteri che abbiamo sul nostro pianeta, che non trovano in realtà ancora una spiegazione ben definita. A livello di archeologia accademica, diciamo così, appunto, di studi ufficiali, tante volte, troppe volte si cerca di giustificare la presenza di determinati reperti come, non so, salti di conoscenza tra generazioni, piuttosto che civiltà scomparse all'improvviso e che han portato con sé le conoscenze passate, ma in epoche comunque in cui la storia è già storia per noi, quindi parliamo dal 4000-3000 avanti Cristo 3000 avanti Cristo in poi. Ma parliamo di un'epoca in cui in realtà le civiltà stavano prendendo forma e che in quegli anni presentano degli anacronismi a livello archeologico, diciamo fin troppo palesi. Qui bisognerebbe magari anche prendere non so, delle slide, mostrare le rovine di Pumapunku, piuttosto che Göbekli Tepe, proprio per non parlare delle solide piramidi Egiziana. egizie che vabbè sono al centro delle discussioni, però quelle sono veramente solo un caso sulla faccia globale della Terra, dove veramente di reperti ce ne sono tantissimi, realmente anacronistici, che dimostrano l'uso di una tecnologia assolutamente avanzata, impossibile in alcuni casi anche ai giorni nostri. Ecco, io ricordo uno studioso anni fa con alcune ricerche in cui un ingegnere della NASA, analizzando i solchi e i fori all'interno delle rovine di Pumapunku, disse che per realizzare nella diorite dei fori così piccoli, precisi, perfettamente allineati, profondi, oltre 30 centimetri, alla stessa distanza, quindi su una pietra dura come quella, oggigiorno sarebbe assolutamente difficile anche con dei trapani laser di quelli nucleari che usano alla NASA. Allora, possibile che una civiltà di 3000 anni prima di Cristo fosse in grado di realizzare una cosa del genere? Ecco, questo proprio per fare un esempio semplice, ecco, ma ce n'è su tutta la faccia della terra. Ecco, allora, mettendo insieme tutte quelle che sono le risorse che ci mette a disposizione l'archeologia di confine e naturalmente anche l'apertura mentale che ci vuole per affrontare determinate osservazioni e comparandole con quella che è la nostra mitologia, le fonti delle leggende che da millenni ci portiamo in tutte le culture e cercando di reinterpretarle con occhi moderni, ecco che viene fuori questo studio che si ricollega chiaramente al paleocontatto, quindi alla possibilità che civiltà più avanzate siano intervenute nella storia, nell'evoluzione della civiltà umana. Ecco, da questi studi, da queste ricerche di cui mi occupo da anni, su cui ho scritto dei saggi, degli articoli, ecco, è nato il desiderio di scrivere questo romanzo che era nel cassetto già da alcuni anni, proprio perché il mio desiderio era quello di far rivivere, di riportare la mitologia in una storia che potesse
appunto farla sembrare reale, cioè come dire, avere più un romanzo storico, ecco, alla fine che un romanzo fantasy, ma non lo posso chiamare un romanzo storico perché ovviamente non siamo ancora pronti per affrontare l'idea che forse il nostro passato storicamente sia stato qualcosa di quello, diciamo, simile a quello che è narrato nel romanzo. Quindi torniamo al fantasy perché immaginiamo che ci siano stati dei, semidei, discendenze divine, eccetera, eccetera, però alla fin dei conti è quello che raccontano le nostre leggende e che i nostri avi, prima con la tradizione orale e poi via via con le varie testimonianze scritte, raccontano appunto da millenni. Quindi io sono dell'idea che un fondo di verità ci sia. Senti, queste storie che si ripetono, l'abbiamo anche vissute, insomma, dal 2020 in poi, eccetera, no? Perché comunque è venuto Bizzi sul canale, che è un grande storico, insomma, a livello italiano, ma storico alternativo, e non è di quelli là che ci raccontano il pensiero unico dominante. Ha detto che in ogni era, insomma, ci sono stati dei reset, no? E spesso questi Esatto. reset partivano da pandemie, no? E nel tuo libro anche il Truman Show ci ha mostrato una pandemia che cercava di limitare Truman dalla fuoriuscita, insomma, del sistema che lo rendeva schiavo. Anche in questo libro c'è qualcosa che accenna qualcosa di simile. Sì, allora, naturalmente parliamo di pandemia in senso lato, Mm. però effettivamente il mio romanzo parte da un problema proprio di fondo, che è quello che trascina poi con sé i protagonisti proprio all'inizio del romanzo. Perché abbiamo Ashley che è colei, diciamo, indicata come futura reggente del regno di Sawiraji in cui si svolge la storia, che si è innamorata del figlio del cercatore di gemme che vive nel villaggio, ecco, del regno di Sawiraji. Quindi ovviamente parliamo già di una unione impossibile perché, come sappiamo, in tantissimi casi della storia, non solo remota, ma anche tutt'oggi, se vogliamo, ci sono queste differenze di caste e di posizioni che ostacolano le unioni. Il discorso qual è? Da cosa abbiamo derivato questi concetti, queste idee, queste regole, questi dogmi che Queste gabbie. impongono che un'unione non possa avvenire se non all'interno dello stesso clan, della stessa casata per discendenza, perché altrimenti la reggenza non si tramanda, invece la reggenza discende dagli dei e via di seguito. Cioè ogni cosa si riallaccia a qualcosa del nostro passato. Ecco, Ashley, che dovrebbe diventare la futura reggente del regno di Sawiraji, è però innamorata di Kiran, che ovviamente la ricambia, i due sono cresciuti insieme, si conoscono fin da piccoli, ma sanno perfettamente che questa loro unione va contro le regole della Dairaja, che sarebbe la legge sovrana che regna, diciamo che regolamenta, ecco, il regno di Sawiraji, e che è una legge divina, è una delle tante leggi divine che nel nostro passato remoto sono state lasciate dagli dei agli umani per regolamentare una serie di aspetti. E quindi ogni tratto della trama è collegato a diciamo come dire, particolari, ecco, mitologici che ritroviamo all'interno delle culture di tutto il mondo. Quindi questa delle leggi divine è una delle tante che storicamente, se la andiamo a guardare, nel popolo diciamo che venerava Yahweh, Yahweh aveva lasciato le sue leggi, così come se andiamo anche nei Maya, negli Aztechi o a Oriente, tra i cinesi, i giapponesi, hanno tutti questa, questo contesto di leggi divine che regolamenta una serie di fattori, tra cui la discendenza. Allora,
qui siamo nel romanzo, nell'età del bronzo, nel sud-est asiatico, in un momento in cui diciamo, la spiritualità e le storie vediche cominciano a diffondersi, e quindi le fonti vediche sono quelle che poi, diciamo, più o meno andranno ad influenzare tutta l'area del sud-est asiatico, all'interno del quale ci sono altrettante leggi divine che vengono donate dagli dei. Un tratto comune da est a ovest è proprio questo del controllo delle discendenze. E viene da chiedersi perché gli dei dovevano controllare, diciamo, dovevano legiferare in maniera tale da evitare che determinati clan si unissero ad altri, che determinate famiglie potessero generare con altre non gradite, non accettate, cioè, perché appunto creare questi limiti alla discendenza e quindi alla proliferazione degli esseri umani. E quindi queste leggi divine dettano degli aspetti che ormai nell'età del bronzo gli uomini le reiterano, cioè sanno che funziona così, continuano a tramandarsele, che poi è quello che facciamo anche oggi, senza sapere più perché. Cioè, a monte, qual era il problema per cui gli dei hanno dovuto stabilire che le tribù, i clan, i villaggi potessero generare con quel determinato territorio e non con quell'altro? Ecco, dall'analisi mitologica viene tanto fuori. Però, tornando al discorso delle leggi divine, comunque siamo in un momento storico, età del bronzo, in cui purtroppo Ashni e Kiran si scontrano con questa realtà della Dairaja, della legge sovrana che gli impedisce di unirsi. Questa legge sovrana, ecco, è collegata nella storia agli accordi di Kailasa, che sono praticamente degli accordi che avvengono nella città divina posizionata al di sopra del monte Kailasa, che nella storia reale sarebbe il monte Kailash, sul quale ci sono 1000 altre leggende con la città degli dei che sovrastava il monte Kailash. Pensiamo che il monte Kailash tutt'oggi è un monte sacro dalla forma molto particolare, sul quale è impossibile scalare, è vietato in tutti i modi, perché appunto è una delle montagne sacre al mondo. Ecco, gli accordi di Kailasa che vengono stipulati lì per placare e mettere, diciamo, fine alla guerra fra gli dei, verranno messe totalmente in crisi da questo amore tra Ashni e Kiran, perché al di sotto ci sono tutta una serie di complotti da parte delle varie fazioni, diciamo, di divinità, che divinità non sono, che comunque cercano ancora di poter governare il mondo. E quindi, diciamo, il nostro punto, se vogliamo pandemico, se vogliamo chiamarlo così, comunque di rottura, è proprio questa, diciamo, il rischio di mettere in crisi gli accordi di Kailasa, perché quelli vorrebbero dire di nuovo scatenare la guerra fra gli dei. E quindi il volere, insomma, l'obiettivo principale, ecco, degli dei è preservare gli accordi di Kailasa, perché se no si rischia che la Terra venga di nuovo distrutta, come già successo in passato. E per prevenire che si arrivi di nuovo a determinati punti insomma, di rischio per tutta la civiltà umana, non bisogna mettere in crisi gli accordi di Kailasa, che però saranno lì per, ecco. Poi naturalmente non spoilerò più di tanto, però ecco, c'è un grosso problema di accordi proprio tra, diciamo, le divinità, ecco. Più che altro il discorso è che c'è un quadro sociopolitico dietro,
Cioè il romanzo mira a costruire un quadro sociopolitico che vada a spiegare quali sono gli eventi che noi adesso chiamiamo mitologia, ma dietro quella mitologia cosa c'è? E non sono eventi puri e semplici, è come quello che vediamo oggi, perché la storia sono corsi e ricorsi storici. Oggi vediamo i problemi a livello diplomatico, di accordi, di spartirsi i territori, spartirsi il potere, la sovranità, ecco. In un passato remoto, anche se non ne siamo stati testimoni, è successa la stessa cosa, solo che, diciamo, è successo tra divinità, se le vogliamo chiamare così, ma la Terra è stata testimone di tutta una serie di eventi occorsi dove nello stabilire le varie diplomazie, le varie fasi politiche, le varie fasi economiche, trovare i loro accordi, eccetera, eccetera, sono successe guerre, sono successi accordi, sono successi complotti, eccetera, eccetera. Quindi il nostro retaggio è veramente molto più complesso di quello che pensiamo e questo viene fuori mettendo insieme veramente tutte le tessere mitologiche. E quindi diciamo a livello di rottura, di rischio di rottura, se vogliamo dire tipo 2020, come l'abbiamo vissuto noi, ecco c'è questo solco all'interno del romanzo dove appunto si rischia di mettere in crisi gli accordi di Kailasa, che hanno un ben preciso scopo politico. Ines, vabbè, anche io utilizzo spesso, sono un saggista e scrivo, utilizzo spesso cornice fantasy, insomma, per cercare di far comprendere poi il saggio. Ma perché viviamo in un tipo di società in cui c'è bisogno di cornici fantasy per far comprendere cosa stiamo vivendo? Probabilmente perché comunque siamo una civiltà nata sulla mitologia. Nel senso, spieghiamola. Allora, io nel Marchio dei Vanir, ad esempio, proprio all'inizio esordisco con una citazione che a questo punto mi ricollego, la leggo, che è una citazione di Stanislaw Jarzlek, che disse: create miti su voi stessi. Anche gli dei hanno cominciato così. Che vuol dire? Siamo in una società che continua a creare miti, che ha bisogno di miti per identificare delle cose, crederci, portarle avanti, ma è la nostra cultura che è basata sui miti. E sembra che noi senza miti e senza metafore, allegorie raccontate nei miti, ci manca la terra sotto i piedi. Ecco, cioè abbiamo bisogno di qualcosa di creativo, di, diciamo, legato all'immaginazione per poter comprendere dei messaggi. Cioè, sembra, almeno a mio parere, vedendo un po' le analisi e le ricerche fatte anche in ambito linguistico, psicologico, che siamo fatti così. E un po' in antropologia la stessa cosa che si studia riguardo il rito. Noi siamo comunque una civiltà umana, parlo a livello globale, che ha bisogno di riti e fasi di iniziazione durante la vita per andare avanti, evolvere nei processi naturali della vita. Alla stessa maniera, le civiltà sono basate su storie che siano prima di, diciamo, a carattere orale, per poi arrivare alla scrittura e ancora tramandarsi, modificarsi di bocca in bocca, di generazione in generazione, che però comunque costituisce la propria storia, i propri significati, il proprio modo di comprendere e tramandare i messaggi su un qualcosa che poi alla fine dei conti noi che cosa diciamo? Che la mitologia è immaginazione, quindi su delle storie create. Ma se quelle sono storie create, perché poi in realtà raccontano dei messaggi che diversamente non siamo pronti a comprendere? Alla stessa maniera, tutt'oggi, quella che era mitologia, possiamo dire che è diventata poi nel corso dei secoli e della letteratura, quella che noi chiamiamo fantasy, chiamiamo epica. L'epica la studiavamo a scuola,
che alla fine è quello, sono gli eventi mitologici trasposti in versi, in prosa e quant'altro. Ecco, dall'epica man mano evolvi e siamo arrivati al nostro fantasy. Ma attraverso il fantasy è come se l'uomo svegliasse delle corde e come se all'improvviso si mettesse a vibrare qualcosa e ci lascia dei messaggi o ci fa riconoscere delle cose che magari ci fanno riflettere. Ecco, è lo stesso motivo per cui anch'io mi sono appoggiata al genere fantasy per scrivere questo romanzo, proprio in maniera provocatoria, cioè raccontare una storia che alla fine, anche se sembra che stai leggendo una storia di fantasia, di epic fantasy, possa portarti alla fine a chiederti e se ci fosse qualcosa di vero nelle leggende, nelle mitologie affrontate nel romanzo, così come in tutte le altre che magari anche solo per sentito dire, giganti, Anunnaki, vigilanti, eccetera, eccetera. Se ci fosse qualcosa di vero, ecco. Quindi sì, il fantasy è un mezzo, ma è un mezzo che è scritto nel nostro DNA. Vabbè, io personalmente ci credo a queste mitologie, a questi miti, eccetera. Non credo ai nuovi miti, in effetti, e penso che stiamo vivendo una terza guerra mondiale che è relativa poi a una guerra di immagini, di icone, cioè nel senso che e lo vediamo nella scuola, lo vediamo ovunque, cioè nella scuola non si affronta più un percorso relativo poi ai classici mitologici, eccetera, ma vabbè, si vuole occupare spazio con l'educazione civica, no? Con delle dimensioni che rappresentano più la gabbia che l'uscita poi dalla caverna di Platone, insomma, no? Sì, Invece esatto. la mitologia ci porta comunque a riflettere, a pensare, no? Lo stesso Platone, magari rispolveranno Platone a scuola, anche alle superiori, uscirebbero insomma dalle scuole alunni più pronti insomma a vedere dinamiche relative al risveglio. Ma il Senti, problema oggi è che, anzi oggi, vai. ormai è iniziato da una ventina d'anni, ma ne vediamo le conseguenze adesso e continueremo a vederle in futuro, specialmente con i ragazzi, con le nuove generazioni. Non si studia più per stimolare un pensiero critico, per andare oltre le righe, oltre quello che è scritto nella superficie. Oggi ci si accontenta che le nozioni siano quelle ripetute, copiate da ChatGPT e cose del genere, ecco, per cui una superficialità totale dove però manca la connessione dei concetti e quindi manca la relazione di idee e di effetto conseguenza, causa effetto tra tutto quello che è contesto storico, contesto sociale, contesto letterario, eccetera, eccetera. Tutto questo oggi manca. Io ho studiato in questa maniera, ma penso la mia sia stata ormai l'ultima generazione, perché dopo si è passato a, come dire, studiare per superare il test, superare la scheda, superare l'interrogazione, finita lì. Sì, e poi le mode ci portano più che a vedere i contenuti che hanno appreso i nostri figli, ci portano a vedere che voto hanno preso, lo paragoniamo al voto che ha preso un'altra persona e quindi poi ci applichiamo su quello, cioè veramente è una guerra di immagini, cioè lui ha preso 9, io ho preso 8 e mezzo, meritavo più di lui, ma meritavo in base a che, in base a che cosa, eccetera. E Esatto. quindi e invece poi sono i contenuti che sono importanti. Uno può prendere anche un 5, ma comunque ha Però ha preso delle imparato cose intanto a riflettere, a magari comunque ti riflettere. ha destato una riflessione, che l'altro che magari ha preso 9 ha imparato a pappardella, come diciamo noi, però non c'è la riflessione sotto. Purtroppo queste anch'io nella scuola sono situazioni che vedo in continuazione. Senti, la nostra società che patto ha rotto con gli dèi? Ah! Allora, Ti faccio tutte dunque domande semplici. no, beh, in realtà sono anche molto mirate. Diciamo rispondere senza spoilerare non è Eh. semplice. Comunque, sì, il romanzo No, non andare sul romanzo, vai sulla società sì. odierna.
Dà Cos'è che un'idea però, no, perché è è collegato in realtà al collegata. romanzo, Mh. perché, diciamo dà un'idea proprio di quello che è il nostro presente. Mh. Io dico sempre che, insomma, l'ho scritto anche per cercare di decifrare con occhi diversi il nostro presente, perché noi siamo una conseguenza del nostro passato. E oggi, più che rompere un patto con gli dèi, noi stiamo reiterando degli errori fatti dagli dèi, Mh. perché non abbiamo capito qual è stato il nostro lascito, non abbiamo capito qual è il nostro retaggio e anzi continuiamo a fasciarci gli occhi nel non voler vedere qual è realmente la nostra storia passata, che non è semplicemente, come magari, dicono altri miei colleghi, diciamo, sì, paleocontatto, civiltà avanzate sono intervenute nell'evoluzione dell'essere umano e quindi noi siamo probabilmente figli delle stelle, figli di, civiltà extraterrestri, figli di esperimenti, eccetera, eccetera. Okay, questa è solo una parte della verità, perché dietro tutto questo c'è un contesto, ripeto, come dicevo prima, sociopolitico, di scelte, di decisioni, di errori fatti dagli stessi dèi, anche per cercare di risolvere la situazione e poi invece si è ingarbugliata ancora di più, quindi soluzioni che potevano sembrare adatte invece non lo sono state, che sono poi man mano andate avanti nel tempo e quindi le conseguenze le vediamo tuttora. E il non aver compreso e il non voler comprendere e analizzare diversamente il nostro retaggio passato, ci sta facendo reiterare gli stessi errori. Quindi, se c'è una parte, diciamo, degli dèi che hanno cercato di liberarci dalla schiavitù, di liberarci da uno stato di oppressione voluto da altri, noi in realtà non stiamo facendo altro che continuare a portare avanti la schiavitù, portare avanti il desiderio di sovranità, di potere, di accentramento e controllo delle masse. Cioè sono cose che noi vediamo sotto gli occhi tutti i giorni e che avvengono nel corso dei secoli in maniera sempre più evoluta perché, chiaramente 2 secoli fa questo non avveniva attraverso magari il controllo della comunicazione di massa e la tecnologia, come invece adesso stiamo andando avanti, quindi ci avviciniamo in quella direzione. Come un domani, non so, magari potremmo avere tutti il microchip ed essere facilmente controllabili. Non voglio entrare nei discorsi dei complottisti, però la tecnologia sta andando avanti in quella direzione là, perché fa comodo a tutti la rapidità tecnologica, ma dietro quella rapidità noi stiamo andando anche dietro un ipercontrollo, favorendo quelle oligarchie che comandano e che guadagnano da quell'ipercontrollo. Se andiamo a leggere i testi vedici, non c'è nulla di diverso nelle guerre e nella ricerca di sovranità e controllo delle masse che c'era all'epoca, ma tanto per fare un esempio, i testi vedici, perché potremmo spaziare. Quindi ci sono delle cose che noi continuiamo a non capire che sono state fatte su di noi, che hanno anche cercato di correggere in qualche modo, ma che sono andate nella direzione sbagliata e noi per discendenza, per come siamo fatti, per quel marchio dei Vaunir di cui io poi parlo e arrivo alla fine del romanzo a spiegare cos'è questo marchio dei Vaunir che ci portiamo dietro, noi continuiamo a reiterare. Quindi non è che stiamo rompendo un patto. Purtroppo, come dire, c'è stato chi ha cercato di farci capire che ci sono delle differenze, che c'è un altro modo di vivere, che dovremmo fare altre scelte. Però noi facciamo gli errori dei nostri padri e dopo millenni siamo ancora lì. È chiaro, è chiaro. Senti, invece più nello specifico, che approccio hai avuto con questo canale? Cioè, che idea ti sei fatta di questo canale quando hai ascoltato qualcosa? Perché poi siamo Ma molto vicini, come idee.
Assolutamente, guarda, allora, innanzitutto, dal primo post che avevo letto, che mi è capitato di leggere su uno dei gruppi di Facebook, sono andata a curiosare e ovviamente ne conosco altri di canali che, diciamo, si prestano, ben volentieri per la presentazione dei libri o che si occupano appunto di promuovere autori e libri. Ma la cosa che mi ha colpito subito è stata la varietà, perché, non è così semplice trovare un canale dove non solo sì, raccontarsi come autore, raccontarsi magari come libro, ma anche condividere in maniera ampia delle idee. Quindi magari mi è capitato, sì, di presentare il libro che è un epic fantasy, eccetera, eccetera, in chiave, come dire, più ufficiale, più normale, passami il termine, però ecco, dove è più difficile, parlare e confrontarsi anche su quelle che sono le reali tematiche all'interno del libro, proprio perché questa varietà che invece ho notato sul canale, di solito manca. Invece qui ho visto che c'è proprio un'apertura, poi tra l'altro anche il fatto che esistano tante rubriche diversificate e quindi come se ci fosse comunque uno spazio un po' per ognuno a seconda della propria derivazione, del proprio genere, del proprio modo di pensare e questo è assolutamente apprezzabilissimo. Vabbè, anche perché poi in effetti secondo me, a parte che sto facendo un bellissimo viaggio con tutti gli autori che sono passati qui, ma comunque poi, chi si immedesima in ciò che vive quotidianamente e arriva a scrivere poi sia che sia un saggio, sia che sia un romanzo, sia che sia un fantasy e tutta una serie di cose, però secondo me, rientra un po' nella dinamica del pensatore pensante, no, mo a prescindere da cosa "pensa" tra virgolette. E quindi poi, secondo me, degli approfondimenti su dei temi relativi anche al libro della persona, insomma, possono essere un arricchimento perché comunque oggi abbiamo bisogno, secondo me, di maggiore confronto proprio perché comunque questa terza guerra mondiale che stiamo vivendo è una guerra di icone, no? E quindi di icone finte, icone costruite, cioè Assolutamen per fare un esempio, è come se noi vedessimo una fotografia di una bella torta, ma è solo una fotografia, non è il dolce vero, ed è la dimensione che stiamo vivendo. E quindi, secondo me, poi nel confronto tra, e quindi ti invito poi prossimamente anche a una puntata di Guerre Spaziali su temi. assolutamente. E la cosa bella è che mi sto ritrovando molti personaggi come te, quindi penso che poi alla fine il vibrare in un certo senso attira poi vibrazioni simili, quindi Esatto, è proprio così, ma perché noi abbiamo bisogno di confrontarci tra, appunto, persone pensanti che mettano insieme le idee e, trovino, ecco, insomma, questo piacere proprio nel confronto e nell'apertura mentale contemporaneamente, perché, siamo troppo abituati, ecco, come dire, ad uno schermo dove scorri il dito, ti passano post, video, cioè, tutti contenuti passivi dove alla fine non hai nulla su cui ragionare. E invece noi per fortuna, come dire, abbiamo ancora questa grande passione che è principalmente proprio pensare, riflettere sulle cose che ci vengono dette e metterle in connessione con altre cose che magari sono le nostre esperienze, o i nostri studi, le nostre ricerche e quindi scambiarsi idee, sai, è come quando monti la panna, no, monta sempre di più proprio perché si nutre delle conoscenze, del sapere degli altri, dello scambio, del confronto e questo è fondamentale perché è una cosa che oggi manca tantissimo. Quindi ben venga, per fortuna finché c'è. vabbè, poi da quello che sta emergendo in America c'è uno scandalo side in cui il pensiero unico dominante è stato ben retribuito per essere mandato avanti. Ci sono Esatto, cifre blu, cioè miliardi e miliardi arrivati anche in Europa, addirittura 6.200 giornalisti in tutto il mondo perché dovevano comunque mostrare che esiste un problema green che è risolvibile insomma con le loro ricette già precostituite, che esatto. esiste un problema di differenze tra umani e umani, ma che è relativo poi soltanto poi
non una differenza come ricchezza, ma una differenza come separazione, come spartiacque, magari percorrendo, cavalcando una vita sessuale che poi, cioè, io e te stiamo parlando, ma non è che ci interessa, no, l'interscambio su Certo. sessualmente cosa pensiamo, non pensiamo, ci interessa sapere come vivi la tua quotidianità Oggi relativamente. invece viene manipolato tutto in quel senso lì. Sì, sì. Eh. Nel Però fatto abbiamo che capito viene anche, manipolato così anche dall'infanzia. sì, Eh. sì. Vabbè, ma il mio libro Guerre spaziali parla proprio di questo, di come il woke è entrato nella scuola e sta dominando poi le menti degli insegnanti, perché la cosa più grave è quella degli insegnanti, perché un genitore teoricamente potrebbe anche non aver fatto dei percorsi simili a quello degli insegnanti. E Esatto. quindi ci troviamo in questa realtà, però poi alla fine è stato tolto, insomma, il tappeto ed è uscita tutta la polvere sotto e si è capito perché poi, ma poi lo vediamo anche nei libri, cioè chi scrive un libro woke in effetti riceve tutti i finanziamenti, tutti i palcoscenici importanti per poter parlare e mostrare i 7-8 colori dell'arcobaleno, insomma, questa è la dimensione. Però io poi alla fine sono più contento di vivere queste piccole realtà, avere questi confronti che avere certe platee, insomma. Sì. Diciamo che riusciamo ancora a mantenere una nostra realtà tangibile, razionale, ma anche etica e profonda, insomma, oltre la superficie, senza bersi inutilmente quello appunto che è il pensiero dominante, ma avere un nostro pensiero critico personale. Purtroppo è quello che dicevo prima, le generazioni nuove le stanno crescendo proprio cercando di appiattire il pensiero critico. Ormai da 20 anni in qua è iniziata questa fase, ne vediamo oggi i risultati, motivo per cui stanno diventando tutti degli automi con un unico pensiero e noi siamo quella nicchia che ancora cerca di salvarsi e di ragionare e riflettere in maniera diversa, ecco. Che non vuol dire, vorrei sottolineare, fare i complottisti, perché ormai ci siamo abituati a questa a questa nomea e vabbè pazienza, chiamateci come volete, ma non è questione di complottismo, è proprio questione di pensiero, di mettere insieme le informazioni, collegarle e trarre delle deduzioni logiche che ti portano poi a dire: "Ah caspita, ma allora non è come me la stanno raccontando". Se non metti insieme le cose e ti bevi solo quello che ti stanno raccontando, questo non è complettismo, si chiama pensiero critico. Vabbè, ma poi come diceva Giulietto Chiesa, queste persone sono anche ignoranti perché il complottista è quello che i complotti li crea, li struttura e li porta avanti. Chi li ricerca, chi li studia è il complottologo. Allora io definisco più un complottologo che un Ecco, complottista. bravo. Quindi, perché poi psicologo, sociologo, complottologo, cioè persone che Esatto, studiano e mi delle manca. dinamiche. Quindi Son d'accordo. Mh. Vabbè, questa è poi la stessa, questione relativa agli alieni, cioè noi siamo un tipo di società e poi questa questione è legata o tutte le questioni sono legate a dei fenomeni simili al bullismo, no, nel senso che comunque noi pensiamo che cioè ci scandalizziamo o la televisione si scandalizza dicendo, cioè esiste il bullismo, una piaga di questa società e poi il primo, sistema che usa delle tecniche comunicative, tipo quelle dei bulli, insomma è proprio la TV, sono La proprio i TV. media, in cui se io dico: "Guardate, ma ieri ho visto una luce e pensavo che fosse un UFO", cioè poi ci sono 10 persone che ti ridono addosso perché sei Esatto, un è folle, così. sei dico folle per non dire altro, insomma. E quindi Esatto. questa È così. Vabbè, ma poi sui social in particolar modo, perché ci sono gruppi che nascono in teoria per poter confrontarsi liberamente, ma se uno prova a scrivere una cosa del genere, ti mangiano la faccia. Cioè, i post proprio tu vedi la violenza verbale che viene fuori sul nulla poi, perché non c'è possibilità di confronto, di prove, di ragionamento, no, però è solo violenza verbale. Quella è accettata, quella va bene.
Per loro non è violenza perché tu stai andando contro il sistema unico, cioè alla fine poi parlano, questa è gente che si riempie la bocca di sistemi democratici, eccetera, e poi sono i primi. Mo ricordo per esempio sotto elezioni in America una persona scrisse che non era uno che era vicino a Trump o insomma no, gli era simpatico Trump, scrisse Trump è brutto, è puzzolente, è cattivo, ma tra lui e la Kamala Harris preferisco Trump. No, allora c'è sempre questa cosa che uno per esprimere il proprio pensiero deve dire no, è brutto, è cattivo ed è così praticamente. Ma poi dopo questo, cioè, sono arrivate tante di quelle critiche a questa povera persona che qualcuno gli ha detto, che poi erano questi, si definivano democratici, io ti banno dalle mie amicizie perché quello che hai detto è inaccettabile, insostenibile, eccetera. Allora ci troviamo questa doppia dimensione, cioè se io devo parlare anche della questione transgender oppure dell'immigrazione, devo prima dire guardate, non sono un razzista, non sono così, però. E questo poi è la libertà di pensiero che abbiamo. Che appunto non è libertà. Torniamo Mm, a quello che stavamo dicendo io prima. mm. Noi siamo ancora in una fase di totale schiavizzazione delle masse. L'abbiamo semplicemente fatto in maniera diversa, non abbiamo più lo schiavo in casa o lo schiavo a frustate costretto a costruire dei monumenti, però siamo schiavi sotto tantissimi altri punti di vista, perché la schiavizzazione fa comodo e cioè è proprio una modalità di operare dalla quale l'umanità non esce fuori, non ce la fa. Senti Ines, parlaci un po' di te, che cosa fai nella vita, in più nello specifico? Io sono musicista, nel senso che appunto ho studiato, mi sono diplomata in conservatorio e attualmente ho una mia scuola di musica che in realtà è una scuola di musica e benessere, nel senso che è incentrata sulla, diciamo sul benessere psicofisico attraverso lo studio della voce, canto posturale, ginnastica respiratoria, Qigong, sono anche istruttrice appunto di Tai Chi Qigong e nella mia scuola ho semplicemente messo insieme l'esperienza di anni e anni e anni su vari fronti per creare un po' quello che era l'ambiente che desideravo, cioè un posto dove lavorare sugli aspetti psicofisici partendo dalla voce, la voce parlata, l'uso della parola, quindi non solo per chi canta, ma anche naturalmente per chi recita, per chi usa la voce per lavoro e tutto quello che è connesso. Quindi il suono, il corpo, quindi la postura, la respirazione, diciamo anche, non so, tutte quelle tecniche di meditazione, così anche come di conoscenza, di introspezione, ecco, che aiutano la psiche a mettere in moto quei meccanismi di bilanciamento, ecco, diciamo, delle nostre energie. E la scuola infatti si chiama appunto Centro di Formazione Integrata Suono, Corpo, Voce, proprio perché il suono, frequenza universale, frequenza che fa parte di tutti i linguaggi e che diciamo secondo me è proprio un elemento che come dire vibra nella materia, ci collega alla materia anche a livello universale. E suono, corpo, quindi la gestione del proprio corpo a livello respiratorio, posturale, energetico e la voce attraverso cui passa l'energia del nostro corpo perché la voce è uno strumento essenziale comunque in qualunque modo lo vogliamo utilizzare e quindi ci occupiamo naturalmente non solo del canto ma anche di lavorare per esempio sulle disfonie, sulle problematiche ecco, che insorgono sulla voce e quindi riassestarla attraverso un lavoro anche lì suono corpo voce olistico, che guardi il corpo e quella determinata funzione da più punti di vista contemporaneamente, non solo meccanico, ecco.
Faremo sicuramente una puntata su questa cosa perché le frequenze vibrazionali della musica, che poi sono state anche queste manipolate in quella guerra, in quella terza guerra mondiale che dicevo, nel senso che comunque oggi non passa la musica del benessere, ma passa la musica dello star male, insomma. E questo è un Basta altro ascoltare la musica media che gira, ecco. che gira, no? Vabbè, anche il fatto che comunque da un certo periodo in poi sono state cambiate le frequenze su cui poggiavano le canzoni, insomma c'è tutta una storia dietro. Assolutamente, il E 432 e tutte le solo chi altre è informato sa, problematiche. insomma, il resto continua a vedere Sanremo e vede soltanto le icone che ci stanno dando come omogeneizzato, Assolutamente. insomma, quindi D'altronde su tutta la, faccenda diciamo collegata alle vibrazioni, mm, le vibrazioni non solo come musica, ma proprio il suono vibratorio, c'è diciamo una parte, ecco, della trama nel romanzo che si dispiega anche su questa parte, perché ovviamente da musicista non potevo non metterci anche la mia esperienza musicale, diciamo così, a livello sonoro, perché comunque sono anni che mi occupo anche di quello, chiaramente, dello studio delle frequenze e delle possibilità che questo studio delle frequenze sta aprendo anche a livello quantistico. Per cui nel romanzo, insomma, si attraversano delle fasi in cui l'apertura di portali, così come il viaggio dimensionale e tutta una serie di come dire, di azioni, chiamiamole così, messe in atto dai protagonisti. Quando dico la magia non è magia, nello spot promozionale che dicevo prima, perché c'è una grossa componente fisica che noi oggi ancora non conosciamo appieno, ma che è collegata a questo discorso delle frequenze, che può interagire con la materia e anche attraverso il nostro corpo in maniere che noi adesso non possiamo neanche immaginare, che però in realtà la fisica quantistica sta esplorando e che semplicemente nel romanzo diventano realtà, parte di un universo infatti, vissuto. infatti da qualche parte si parla pure di lettimi nuovi med curativi in cui ci sono delle frequenze che curano le cellule umane, e c'è anche musica, insomma, in questi letti med. Assolutamente. E quindi, ma non parliamo di fantascienza, parliamo di cose che probabilmente nei Esatto, avremo prossimi modo anni. di parlare delle frequenze. Esatto, esatto. Vabbè, mi piacerebbe veramente affrontare una puntata su questo argomento in guerre spaziali, quindi ti contatterò Assolutamente. prossimamente. E, peraltro, poi per chi pensa che siamo due folli che stanno parlando di un complotto, cioè di certe cose ne parlava il mio compagno di banco Aristotele, che comunque affrontava il tema delle frequenze della musica e come aiutano a far star bene le persone. E purtroppo questo è cambiato, l'hanno voluto cambiare, ma fa parte sempre di quella terza guerra mondiale che stiamo vivendo. Assolutamente. Pensiamo anche quando si narrava della musica delle sfere, no, Mm. sempre per rimanere con il tuo illustre compagno. Ehm, adesso si sta scoprendo che effettivamente, nonostante il vuoto nello spazio, i pianeti con le loro rotazioni emettono delle frequenze che sono stati tradotti in maniera tale da poter essere udibili al nostro orecchio umano e quindi in realtà le sfere, i pianeti, emettono realmente delle frequenze, perché la materia muovendosi emette frequenze e quelle frequenze, se noi le sapessimo utilizzare e manipolare, chissà cosa non ci permetterebbero. Vabbè, Noi siamo comunque limitati anche, perché sentiamo solo una fascia di frequenze, ma oltre quelle, ce n'è. vabbè, anche il deridere su certi argomenti è la frequenza di un ignorante, comunque alla fine, perché non sanno. Esatto. Senti, ti faccio l'ultima domanda e poi ti lascio andare, Certo. insomma. Che è la solita, come mai un lettore dovrebbe prima comprare il tuo libro e poi leggerlo? Allora, sicuramente per la voglia di scoprire, ecco, diciamo così. Perché la voglia di scoprire può nascondere poi dietro tante possibilità. Ehm, io ho avuto la fortuna, in questo anno di pubblicazione,
che, diciamo, il romanzo non è stato letto solo da chi come noi già, approccia determinate tematiche e quindi è alla ricerca magari di qualcosa che parli di quella storia remota, dei miti, della trasposizione, ma, anche da gente che non aveva mai assolutamente, nemmeno sentito parlare di, ehm, insomma, diciamo di paleocontatto o questioni attinenti appunto alle civiltà avanzate nei nostri primordi. Quindi proprio gente assolutamente estranea all'argomento che si è appassionata e ha scoperto altri mondi, diciamo un'altra parte di sapere in cui ulteriormente poi andare a fare ricerche e scoprire delle verità, ecco, e farsi il proprio pensiero. Darsi anche delle spiegazioni diverse rispetto a quello che è il pensiero comune odierno. Quindi io dico per questo, principalmente per scoprire. Poi che cosa può scoprire il lettore? Io lascio le porte aperte, perché ho scritto un romanzo volutamente, diciamo epico per trascinare il lettore fino alla fine della vicenda, però contemporaneamente con dei messaggi tra le righe, dove ogni messaggio ti porta, in un mondo più esoterico, in un mondo più spirituale, in un mondo più quantistico, in un mondo più storico, archeologico. Quindi gli spiragli sono tanti e sta al lettore, mhmm, ecco, lasciarsi trascinare dalla curiosità e scoprire tutti questi altri mondi che si possono aprire, attraverso una semplice storia che però non finisce là, perché dietro quella storia c'è un mondo che è già stato scritto e che vale la pena di essere scoperto. Senti Ines, ti faccio un'altra domanda. Secondo te è possibile, anche c'è parte anche dalla risposta che mi hai dato adesso, ehm, la nascita di un risveglio di massa? Io da inguaribile ottimista continuo a sperarci. Eh. Ehm, Sono dell'idea comunque che un risveglio è possibile se una quantità sufficiente di massa e quindi di, diciamo della nostra società giunge diciamo appunto al punto critico, diciamo così, okay? È come in critica è come in chimica. Ci vuole quel punto critico affinché cominci ad avvenire una reazione. Ehm, io per certi versi mi sembra che un po' ci stiamo avvicinando, perché c'è più movimento, c'è più gente, ci sono più menti disposte in qualche modo a riflettere anche in maniera diversa. Però dall'altra parte è anche vero che c'è tanta massa che si lascia condizionare e quindi il l'appiattimento con l'appiattimento non si arriva a nessun indice di massa critica, ecco. Però ovviamente non ho gli strumenti per dire se la parte di popolazione che, a livello globale comincia a mettere in moto, ad aprire gli occhi e cercare anche altro per darsi delle spiegazioni, sia sufficiente per superare quell'appiattimento che purtroppo è voluto dai piani alti. E quindi, per quello che dicevo prima, sono un'inguaribile ottimista, perché non ho gli strumenti per potermi rendere conto realmente di come stanno le cose. Però so perfettamente che se non raggiungiamo quell'indice di massa critica, questa reazione non partirà. E io posso solo fare come tanti di noi, sai, la gocciolina nell'oceano, una goccia io, una goccia tu, una goccia un altro e piano piano, chissà, magari insieme riusciamo a smuovere quella massa. È vero. Senti, un saluto speciale a chi ci ha ascoltato, ci ascolterà, insomma.
un saluto, ma soprattutto un ringraziamento a chi ci ha ascoltato e ci ascolterà, e un augurio, ecco, quello di aprire la mente ed essere sempre avere le antenne tirate, ecco, come dico io. Le antenne, diciamo, per captare tanti altri segnali nella nostra società, perché di segnali ce ne sono veramente tanti e arrivano da dovunque, e ci possono far crescere. Ecco, insomma, noi abbiamo bisogno di evolvere all'interno di questa società, e quindi il mio augurio è quello, proprio di riuscire a tirare fuori le antenne, captare i segnali ed evolvere per diventare sempre più massa critica. Noi ci proviamo, speriamo ma sono molto ottimista anche io, quindi la tua è stata la prima risposta più positiva che ho ricevuto, perché tutti quanti Ah dicono beh. che il risveglio è un percorso individuale, punto. Quindi io invece ci credo. Spero non ci voglia un altro evento critico come quello del 2020, c'è bastato, insomma, quindi poi partite da quello, fatevene qualcosa. Ecco, lo so, lì forse sono un po' meno ottimista, perché speravo che ci fosse un po' più di risveglio dopo quell'evento critico del 2020. Invece purtroppo vedo che l'appiattimento in questo caso è più forte. Lì non mi servono dati per rendermi conto che l'appiattimento è stato più forte. Vedere ancora oggi gente che crede assolutamente a quello che è successo e non si rende conto di che cosa è successo, ecco, lì mi fa capire che forse non è stato un evento abbastanza forte per far svegliare la popolazione. Però cioè siamo sempre lì, finché continuiamo a bere e a nutrirci solo di quello che è il pensiero venduto dai piani alti, anche se accadrà un evento più forte, sarà la stessa cosa, cioè rischiamo che comunque la massa non si svegli. Quindi da un lato spero che sia bastato, ma dall'altro temo che siamo noi stessi, cioè proprio la massa che non si è svegliata, che rischia di essere la causa per far scatenare un altro evento, perché su quegli eventi in realtà l'oligarchia ci guadagna. E quindi come le guerre, noi e le guerre, gli umani e le guerre, siamo diciamo, il terreno migliore su cui fare affari, su cui guadagnare. Finché ci prestiamo a questo sistema, potranno inventarsene quanti vogliono di situazioni come quelle del 2020, e se è un fatto economico. Non solo economico. Sì, certo, ma se andiamo ad approfondire poi. Ines, è stato un vero piacere, ci rivediamo poi su Guerre Spaziali sicuramente, va bene? Assolutamente. E Grazie trattieniti che ci salutiamo. Grazie dell'invito, grazie per questa presentazione, e assolutamente, esatto, speriamo di vederci presto. Ci vediamo in retroscena, e ti saluto a tutti, buonasera. Certo. Curiosità è una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia, e non mi resta che lasciarmi andare. Ci sono tante cose da capire e da imparare. Curiosità, ma che strana libertà. Lei era qua giusto un attimo fa, mi stordisce, mi rapisce, mi colpisce, mi stupisce. Non vuole mai essere banale, appartiene al mio istinto primordiale. Bisogna andare fino in fondo, la curiosità